Torniamo a parlare di passato prossimo e imperfetto. So che sei molto felice di questo. E lo faremo in modo divertente, perché oggi faremo un quiz insieme. Un quiz su questi due tempi così importanti e così tanto usati in italiano. Come sempre ci saranno delle frasi da completare usando il verbo al passato prossimo o all'imperfetto e avrai 5 secondi per rispondere. Ma se hai bisogno di più tempo, mi raccomando, ferma il video, pensa e rispondi. Le prime frasi sono semplici, ma durante questo quiz diventeranno sempre più difficili. Cominciamo subito con la prima frase. Ieri mattina Federica in palestra. A. È andata. B. Andava. Questa è molto semplice. 5 secondi per te. Ovviamente la risposta è A. È andata. Ieri mattina Federica è andata in palestra. Usiamo il passato prossimo perché ci riferiamo a un evento specifico. Mentre andavo in ufficio, un incidente. A. Ho visto o B. Vedevo. 5 secondi. Anche in questo caso la risposta corretta è A. Mentre andavo in ufficio ho visto un incidente. È un evento puntuale che avviene in un momento, non continua nel tempo. Nella prossima frase dovrai inserire due verbi. Ieri sera non perché non fame. Le opzioni in questo caso sono tre. A. Non mangiavo, avevo. B. Ho mangiato, ho avuto. O C. Ho mangiato, avevo. A, B o C? Hai 5 secondi per rispondere. La risposta corretta è la C. Ieri sera non ho mangiato perché non avevo fame. Nella frase principale, ieri sera non ho mangiato, usiamo il passato prossimo perché è un momento specifico. Ieri sera parliamo di un'occasione specifica. Nella subordinata, perché non avevo fame, usiamo l'imperfetto perché descriviamo una condizione. In questo caso è una condizione fisica. Non avevo fame. Ti ricordo che l'imperfetto è il tempo della descrizione. Lo usiamo per descrivere cose, persone o eventi nel passato e anche per descrivere condizioni fisiche, emotive, psicologiche. Continuiamo. Quando ero piccolo, in questa piazza, un negozio di giocattoli. A. C'è stato o B. C'era? 5 secondi. In questo caso la risposta corretta è la B. Quando ero piccolo, in questa piazza c'era un negozio di giocattoli. Vedi? Descriviamo, stiamo descrivendo qualcosa nel passato. In alcuni casi la scelta tra passato prossimo e imperfetto può essere difficile, ma Busuu viene in nostro aiuto. Busuu, che è lo sponsor di questo video, offre intere sezioni dedicate all'uso del passato prossimo e dell'imperfetto. Su Busuu troverai dialoghi e conversazioni grazie alle quali potrai imparare l'uso del passato prossimo e dell'imperfetto in contesto. Seguiranno tantissime altre attività che ti aiuteranno a capire tutti i casi di uso di questi tempi verbali così importanti.
Ci saranno attività divertenti e molto diverse che coinvolgeranno tutte le tue abilità linguistiche. Io ho usato Busuu per imparare il portoghese e ti confermo che è una piattaforma eccezionale e che ti aiuterà tantissimo a imparare e migliorare il tuo italiano. Busuu include più di 100 lezioni di italiano, da un livello A1 a un livello B2, con attività di ogni tipo. Potrai portare il tuo italiano a livelli sempre più alti grazie a Busuu. Se vuoi provare Busuu, trovi il link qui sotto in descrizione e, una volta iscritto o iscritta, potrai fare un test di livello per verificare qual è il tuo livello attuale di italiano. Continuiamo con il nostro quiz. Non ho le chiavi di casa perché A. Le ho perso. B. Le ho perse. C. Le perdevo. 5 secondi. La risposta corretta è la B. Non ho le chiavi di casa perché le ho perse. Qui ho inserito anche un pronome diretto, le, che sostituisce le chiavi. E vedi che quando c'è un pronome, prima del verbo, il participio passato accorda, quindi le ho perse. Plurale femminile perché chiavi è plurale femminile. Continuiamo. Ieri tutto il giorno. A. Ho studiato. B. Studiavo. Ieri ho studiato tutto il giorno. Qualcuno potrebbe dire: Francesco, ma questa è un'azione che continua nel tempo. È vero, però stiamo parlando di un periodo di tempo definito, tutto il giorno. Quando definiamo il periodo temporale di un'azione, usiamo il passato prossimo. Per tutto il giorno, per 2 anni, dalle 4 alle 6. Maria, molto triste ed a casa tutta la sera. A. Era, è rimasta. B. È stata, è rimasta. C. Era, rimaneva. Anche in questo caso dobbiamo inserire 2 verbi. 5 secondi. La risposta corretta è la A. Maria era molto triste ed è rimasta a casa tutta la sera. Nella prima frase usiamo l'imperfetto, descriviamo uno stato emotivo. Maria era triste. Nella seconda frase usiamo il passato prossimo perché parliamo di un tempo definito. È rimasta a casa tutta la sera. Prossima frase. Fai l'infermiere? Non lo... A. Ho saputo o B. Sapevo. Fai l'infermiere? Non lo sapevo. In questo caso usiamo l'imperfetto. Il verbo sapere, come il verbo conoscere, ha delle particolarità. Il suo significato cambia in base al tempo usato. Al passato prossimo significa ho ricevuto un'informazione e quindi è un'azione specifica che avviene in un momento specifico. In questo caso ho usato l'imperfetto, non lo sapevo. Significa che non avevo questa informazione. Non parliamo di un momento specifico in cui riceviamo un'informazione. Indichiamo un'informazione che non esisteva, che non c'era, e quindi usiamo l'imperfetto. Non lo sapevo. Prossima frase. Che ti sei sposato! Congratulazioni!
A. Ho saputo. B. Sapevo. Ho saputo che ti sei sposato. Significa ho ricevuto l'informazione. Qualcuno mi ha detto che ti sei sposato. Vedi come in questo caso non parliamo di un'informazione che non esisteva o che esisteva, parliamo di un'informazione ricevuta. Ho saputo che ti sei sposato. Continuiamo. Giorgia ha una festa. A. Abbiamo conosciuto. B. Conoscevamo. La risposta corretta è A. Abbiamo conosciuto Giorgia a una festa. Usiamo il passato prossimo perché in questo caso conoscere una persona è un'azione puntuale. Abbiamo conosciuto Giorgia a una festa e il verbo conoscere al passato prossimo indica sempre l'azione di incontrare qualcuno per la prima volta. Ho conosciuto Giorgia. Abbiamo conosciuto i tuoi genitori. Prossima frase. A Berlino 3 volte. La prima volta, nel 1998, ancora non bene il tedesco. Qui attenzione. A. Ero, parlavo. B. Sono stato, ho parlato. C. Sono stato, parlavo. Questa è un po' difficile, sia perché è una frase abbastanza lunga, sia perché il secondo caso è un caso particolare. 5 secondi per te. La frase completa è questa. Sono stato a Berlino 3 volte. La prima volta, nel 1998, ancora non parlavo bene tedesco. Nella prima frase usiamo il passato prossimo perché indichiamo un numero specifico di volte. 3 volte. Sono stato a Berlino 3 volte. Nella seconda frase usiamo l'imperfetto. Non parlavo bene tedesco. In questo caso non parliamo di un'azione specifica. Un'azione specifica è ho parlato tedesco con Eike. Questa è un'azione specifica. Ma qui io ho detto non parlavo bene tedesco. Sto descrivendo una condizione mia, una mia capacità. Quindi non è un'azione specifica di parlare, ma è un'abilità. Non parlavo e quindi sto descrivendo una mia condizione, una mia capacità. Questa forse era un po' difficile, Ma continuiamo il nostro quiz. Marco, con i suoi genitori fino a 32 anni. A. Ha abitato. B. Abitava. Questa era più semplice. Marco ha abitato con i suoi genitori fino a 32 anni. Qui chiudiamo il periodo temporale. Fino a 32 anni. È un periodo specifico. Prossima frase. Quando in Italia non nessuno. A. Arrivavo, ho conosciuto. B. Sono arrivato, conoscevo. O C. Sono arrivato, ho conosciuto. La frase completa è quando sono arrivato in Italia non conoscevo nessuno. Quando sono arrivato in Italia è un'occasione specifica, quella volta, quando sono arrivato in Italia. Quindi usiamo il passato prossimo. Nella principale ho detto non conoscevo nessuno.
Anche in questo caso stiamo descrivendo una mia condizione. Non conoscevo nessuno. Dopo una settimana ho conosciuto una persona, azione specifica, ma quando sono arrivato la mia condizione era questa: non conoscevo nessuno. Ultima frase. Il mio cane, Argo, mi manca tanto. A. Si è chiamato. B. Si chiamava. E la risposta corretta ovviamente è la B. Il mio cane si chiamava Argo. Rientra nelle descrizioni. Parlo del nome del mio cane, non è un'azione puntuale in un tempo specifico. Il mio cane si chiamava Argo. Bene, spero che questo quiz ti sia piaciuto e ti sia stato utile per ripassare l'uso del passato prossimo e dell'imperfetto. Ti ricordo che Busuu ti aiuterà a perfezionare e ripassare sempre di più l'uso di questi tempi verbali. Puoi provare Busuu cliccando sui link che trovi qui in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video e, se vuoi, al prossimo quiz. A presto!